Buongiorno a tutti e ben ritrovati col nostro appuntamento consueto del venerdì di Stampe Omissis. Proverò quest'oggi con un nuovo formato. Voglio, se possibile, che partecipiate con noi con domande in diretta al quale cercheremo di rispondere. Vi faccio un breve riepilogo degli argomenti che andremo a trattare nella giornata di oggi. Partiremo con gli insulti a Giorgia Meloni, poi passeremo all'argomento coronavirus e diritti umani e in ultimo chiuderemo con il discorso delle mascherine, sempre con quello che è arrivato come pronunciamenti dall'Europa, dall'Unione Europea, dal Guardian e su questo paventato passaporto vaccinale. Ora sigla e partiamo. Eccoci, allora partiamo con il primo argomento che avevamo messo in scaletta, quindi la vicenda che ha coinvolto il professor Gozzini, docente dell'Università di Siena, durante una trasmissione radiofonica trasmessa dall'emittente politicamente orientata Controradio, di cui se siete d'accordo vi farei sentire l'audio di quello che è successo. Una rana dalla bocca larga, una vacca, cosa devo dire? Una scrofa, cosa devo dire per stigmatizzare il livello di ignoranza e di presunzione? La leader. Questo era il dibattito culturale universitario della trasmissione. Per completezza di informazione, diciamo che il professor Gozzini era colui che lanciava i vituperi maggiori, colui che invece cercava di mediare dicendo ma no, proviamo a dargli della pera cottara, sostanzialmente era Giorgio Vastraten, che per giunta è stato insignito all'interno della nostra Repubblica Italiana con l'onoreficenza di ufficiale dell'ordine al merito appunto della Repubblica Italiana. Ora, non è tanto grave che una persona possa esprimere una propria idea anche forte riguardo un'altra persona, e personalmente non faccio distinzioni fra il fatto che sia un uomo o una donna, anzi lo trovo discriminante. Per me un insulto è un insulto a prescindere, quindi il fatto che sia stata insultata Giorgia Meloni come donna o possa essere insultato un pari politico, un pari essere umano come uomo, non fa molta differenza. Quindi molti si sono sperticati nel cercare questa appunto differenza, discriminazione nel fatto che fosse stata discriminata e insultata una donna. Per me non fa molta differenza. Ora, a me quello che in realtà preoccupa, che vorrei sottolineare invece, è il fatto che il livello di odio al quale siamo arrivati, perché sostanzialmente si percepisce tutto il disprezzo che c'è nei confronti, non tanto secondo me della persona Giorgia Meloni o di chiunque altro esso sia, ma relativo più che altro a proprio un inquadramento politico. Io ho messo nella descrizione di questo video quella paventata superiorità morale che poi a questo punto diventa più presunta che non sostanziale, e quindi
Da un lato mi piacerebbe che si ritornasse al confronto delle idee e non più alla demonizzazione dell'avversario politico, questa contrapposizione finto-ideologica fine a se stessa, anche perché nel momento in cui lo fa un professore universitario, mi viene da immaginare a questo punto che cosa succederebbe nel caso in cui, per esempio, uno studente liberamente decidesse di scrivere un post su Facebook, su Twitter, dove appoggia un politico piuttosto che un altro, come potrebbe essere visto da una persona di questo tipo, dove questo odio viscerale, questo disprezzo si percepisce oltre ogni limite. Diciamo anche che l'altra cosa sicuramente molto molto grave qual è? È il fatto che nel momento in cui c'è una contrapposizione di questo tipo, si perde qualsiasi possibilità di confronto nel merito e nella sostanza, e questo non va mai bene nel dibattito politico, non va mai bene soprattutto se fa parte di una persona che dovrebbe istruire i nostri giovani, anche perché tutto questo, adesso io ho fatto sentire solo un brevissimo estratto, ma tutto questo partiva dal presupposto che Giorgia Meloni, in quanto rappresentante parlamentare, si fosse permessa di parlare, appunto, di fare un intervento in Parlamento dove diceva al presidente Draghi ciò che pensava. Ecco, per loro questa cosa era inammissibile, che questa buzzurra, questa cittadina di second'ordine, questa persona praticamente neanche degna di poter parlare, rivolgere la parola a uno come Draghi o anche solo di avere un pensiero suo, potesse appunto esprimere una sua opinione. Ecco, questo è ancora la dicotomia è ancora più grande se pensiamo che questo è un concetto espresso da persone che si definiscono di sinistra. Direi che al contrario, semmai, tutto questo tipo di atteggiamento, di discorsi, di odio e di violenza anche verbale sono ciò che invece ci può essere di più vicino al fascismo o ai peggiori regimi che abbiamo visto purtroppo in tempi lontani, perché comunque siamo quasi a un secolo di distanza, ma evidentemente sono retaggi culturali che stentano a voler lasciarci e a voler lasciare la nostra storia. Se siete d'accordo, io passerei ora al secondo blocco, ovvero esaminare il rapporto che c'è stato fra il coronavirus e i diritti umani e come è quello che si sta, diciamo, sviluppando come dibattito e opinioni all'interno dell'Unione Europea e oltre.